Amiche e amici di Solfatara News, ogni nostro decollo con i droni non è mai un semplice volo tecnico o una ripresa spettacolare. È un vero e proprio ingresso dentro un sistema vulcanico vivo, dinamico e in costante trasformazione. I Campi Flegrei non sono un concetto astratto, non sono una cartolina geologica. Sono una caldera attiva che respira, che accumula energia, che si deforma giorno dopo giorno sotto i nostri occhi. Da quassù, osservando dall'alto, tutto diventa più chiaro e allo stesso tempo più inquietante, perché i segnali sono visibili, continui e sempre più coerenti tra loro. Prima di entrare nel dettaglio del monitoraggio di oggi, vogliamo ricordarvi che esiste un modo concreto, libero e volontario per sostenere il nostro lavoro quotidiano, il nostro spazio Buy Me a Coffee, che trovate in descrizione e nel commento fissato. Non è una richiesta, non è un obbligo, ma un gesto che ci permette di continuare a volare, sostituire batterie, mantenere le attrezzature operative e garantire una documentazione costante su un territorio estremamente fragile e complesso, troppo spesso osservato solo a intervalli. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatare News Group, uno spazio di confronto e informazione dove ogni giorno condividiamo immagini, dati e osservazioni direttamente dal campo. Oggi abbiamo alzato i nostri droni entrando per prima nella fumarola Pisciarelli. Le condizioni del vento contrario purtroppo non ci hanno permesso di riprenderla nel migliore dei modi, ma nonostante questo siamo riusciti comunque a documentare una situazione molto chiara. Da giorni la fumarola Pisciarelli mostra una fortissima pressione interna, con esalazioni di vapore magmatico violente e continue, e anche oggi il quadro non è cambiato. Anzi, la situazione appare ancora una volta intensa. Getti di fango vengono espulsi dalla bocca della fumarola fino a circa 10 metri di distanza e dalle immagini del drone si osservano vapori densi che formano colonne ben visibili, imponenti, persistenti, che si alzano dalla zona attiva senza alcuna tregua. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Pisciarelli, che oggi ha raggiunto 104,6 gradi centigradi. Un valore elevato che conferma la continuità di un sistema idrotermale in piena attività, senza segnali di raffreddamento o attenuazione. Proprio oggi, inoltre, è stato pubblicato un nuovo articolo sul sito ufficiale INGV, che approfondisce l'utilizzo dei dati sulla deformazione del suolo per migliorare la previsione probabilistica dei terremoti ai Campi Flegrei. In questo studio viene ribadito un concetto fondamentale: la deformazione del suolo. L'aumento delle temperature superficiali e l'attività sismica non sono fenomeni separati, ma parti dello stesso processo fisico. Negli ultimi anni, grazie anche ai dati satellitari e alle misurazioni termiche effettuate dallo spazio, i ricercatori hanno osservato che aumenti anomali della temperatura del suolo possono precedere eventi sismici più intensi, in alcuni casi anche di diversi giorni o settimane. Queste anomalie termiche sono legate alla risalita di fluidi caldi, gas e vapore dal sottosuolo, che esercitano pressione sulla crosta e contribuiscono alla deformazione della caldera. Non si tratta di previsioni puntuali, ma di indicatori chiari di uno stato di stress crescente del sistema. Successivamente ci siamo spostati nel cratere della Solfatara, dove la situazione appare altrettanto significativa. La fumarola Bocca Grande mostra anche oggi una forte pressione, con un degassamento in aumento rispetto a ieri. Tutte le fumarole minori intorno risultano in piena attività, senza eccezioni. Qui abbiamo rilevato una temperatura di 181,5 gradi centigradi, un valore estremamente alto che conferma l'energia ancora presente nel sistema. Siamo poi tornati sulla parete alta del cratere, dove nei giorni scorsi avevamo individuato alcune zone particolarmente calde. In quell'area avevamo registrato una temperatura massima di 113 gradi centigradi. Oggi invece abbiamo misurato 117,2 gradi centigradi, circa 4 gradi in più rispetto a pochi giorni fa. Un aumento netto, chiaro, che indica come il riscaldamento sia diffuso e non limitato a una singola fumarola. Si tratta quindi di un incremento generale delle temperature, un segnale che a nostro avviso merita grande attenzione.
Vogliamo ricordare che nel marzo 2025 si verificò il terremoto più forte degli ultimi 40 anni ai Campi Flegrei, di magnitudo 4,6. Subito dopo quell'evento, l'INGV confermò che erano in corso studi satellitari sulle temperature rilevate al suolo. Mettendo a confronto i dati termici con quelli sismici e geodetici, emerse che circa una settimana prima di quel terremoto era stato registrato un aumento delle temperature delle fumarole e un'accelerazione del sollevamento del suolo, che in quel periodo arrivò a 35 mm al mese, rispetto a una media precedente di circa 15 mm. Oggi, sia i nostri dati sul campo, sia quelli ufficiali dell'INGV, confermano un aumento costante delle temperature al suolo e un'accelerazione del sollevamento del terreno, che attualmente ha raggiunto valori intorno ai 25 mm. È fondamentale essere chiari, non possiamo prevedere alcun terremoto né indicare date o magnitudo, ma i dati parlano e parlano tutti nella stessa direzione. La caldera è in una fase di attività elevata, con segnali coerenti che non raccontano nulla di rassicurante nel breve termine dal punto di vista sismico. Continueremo a monitorare, documentare e informarvi ogni giorno, con rigore e responsabilità. Grazie per seguirci, per sostenerci e per far parte della comunità di Solfatare News. Restate con noi perché conoscere significa essere consapevoli. Ci vediamo nel prossimo volo.